Lezione 201. Buon sogno. Ehi Anna, hai mai fatto sogni davvero belli? Certo, chi non ama un bel sogno? Sì, ieri sera ne ho avuto uno in cui ho vinto la lotteria e ho comprato un'isola privata. Wow, è incredibile. Nei miei sogni, ero un supereroe e salvavo il mondo dagli alieni. È fantastico. Vorrei poter essere un supereroe nei miei sogni. Puoi essere tutto ciò che vuoi nei tuoi sogni, John. Basta chiudere gli occhi e lasciare che la fantasia prenda il sopravvento. Dovrò provarlo stasera. Forse sognerò di essere anch'io un supereroe. Chi lo sa? Potresti persino salvarmi da quei fastidiosi alieni. Ah, sarebbe fantastico. Speriamo di fare entrambi dei bei sogni stasera. Lezione 202. Vista sul fiume. Ehi Anna, hai mai visto la vista sul fiume dalla cima della collina? No, non l'ho fatto. È carino? È incredibile. Puoi vedere l'intero fiume che si snoda attraverso la valle. È così tranquillo e rilassante. Sembra adorabile. Mi servirebbe una pausa dalla città. Dovresti venire con me il prossimo fine settimana. Possiamo fare un picnic e goderci il panorama. Sembra un'ottima idea. Porterò gli snack. E porterò la crema solare. Non vogliamo scottarci mentre siamo sdraiati al sole. Buona idea, John. Non voglio finire con l'aspetto di un'aragosta. Ah, nemmeno io. È un bene che ci aiutiamo a vicenda. Sì, siamo un'ottima squadra. Godiamoci insieme la vista sul fiume. Lezione 203. Matita e righello. Ehi Anna, sai dove possiamo comprare una matita e un righello? Certo, possiamo andare alla cartoleria in fondo alla strada. Oh, non sapevo ci fosse un negozio di articoli di cancelleria nelle vicinanze. È lontano da qui? No, è a pochi isolati di distanza. Possiamo andarci a piedi. Ok, andiamo. Ho bisogno di una matita e un righello per il mio corso di matematica. Ne ho bisogno anche per il mio corso d'arte. Voglio disegnare un disegno della vista sul fiume che abbiamo visto lo scorso fine settimana. È un'ottima idea. Possiamo usare le nostre nuove matite e righelli per tracciare linee e misurazioni precise. Sì, e possiamo confrontare i nostri disegni e vedere chi ha fatto un lavoro migliore. Oh oh, sfida accettata. Ma non dimentichiamo prima il righello e la matita. Bene, andiamo in cartoleria a prendere quello che ci serve. E poi, si passa al concorso artistico. Lezione 204. Concorso vocale. Ehi Anna, hai saputo del concorso di discorso a scuola la prossima settimana? Sì, l'ho fatto. Hai intenzione di partecipare? Ci sto pensando.
Ho esercitato il mio discorso sui benefici del consumo di verdure. Sembra un ottimo argomento. Forse riuscirai a convincere i giudici a mangiare più broccoli. Oh oh, questo è il piano. Che ne dici di te? Stai partecipando? Sì, ma sto ancora cercando di trovare un argomento. Beh, sei bravo a disegnare. Forse potresti fare un discorso sull'importanza dell'educazione artistica. È una buona idea. Potrei parlare di come l'arte possa ispirare creatività e immaginazione. E come può rendere più divertenti le lezioni noiose. Esattamente. Penso di aver trovato il mio argomento. Grazie, John. Nessun problema, Anna. Saremo entrambi vincitori del concorso vocale. A patto che non inciampiamo mentre andiamo sul palco. Oh oh, speriamo di no. Non vogliamo essere conosciuti come i goffi discorsi. Lezione 205. Ingorgo. Ehi Anna, sei rimasta intrappolata nel traffico stamattina? Sì, l'ho fatto. È stato terribile. Sono rimasta bloccata in autostrada per più di un'ora. Odio gli ingorghi. Cosa hai fatto per passare il tempo? Ho ascoltato della musica e ho provato a fare un po' di meditazione per calmarmi. Questa è una buona idea. Di solito mi arrabbio e inizio a suonare il clacson. Ah, questo non aiuta il traffico a muoversi più velocemente. Sì, lo so. Devo lavorare sulla mia pazienza. Anch'io. Ma è difficile quando sei in ritardo al lavoro. Me ne parli. Dovevo essere in ufficio mezz'ora fa. Beh, almeno hai una buona scusa. Puoi dare la colpa al traffico. Sì, dovrò usare quello. Forse il mio capo mi lascerà partire presto oggi. Sarebbe bello. Quindi potremmo evitare l'ingorgo sulla via del ritorno a casa. Oh oh, speriamo di sì. Altrimenti resteremo bloccati in macchina per sempre. Lezione 206. Pulire la casa. Ehi Anna, hai già finito di pulire il tuo appartamento? No, ci sto ancora lavorando. È un compito senza fine. Me ne parli. Ho pulito il mio appartamento lo scorso fine settimana ed è già di nuovo disordinato. Sì, è come se la polvere e la sporcizia avessero una mente propria. So cosa intendi. A volte mi sembra di combattere una battaglia persa. Ma pensala in questo modo, John. Ogni volta che pulisci, bruci calorie e fai esercizio fisico. Oh oh, questo è un buon punto. Forse dovrei iniziare a caricare il mio Fitbit per le misure adottate durante la pulizia. È un'ottima idea. È possibile stabilire un nuovo record per la maggior parte dei passaggi eseguiti in una sessione di pulizia. E magari anche vincere una medaglia per questo. Ah, chi ha bisogno delle Olimpiadi quando hai un appartamento pulito?
Esattamente. Ora torniamo alla pulizia e vediamo chi riesce a bruciare più calorie. Lezione 207. Viaggio d'affari a Singapore. Ehi Anna, hai sentito del nuovo viaggio d'affari a Singapore? Sì, l'ho fatto. Ci stai andando? Sì, lo sono. Non vedo l'ora di provare tutto il cibo delizioso e vedere i luoghi di interesse. Sembra incredibile. Ma non dimenticare la parte lavorativa del viaggio. Oh sì, me ne ero quasi dimenticato. Ma il cibo è così buono a Singapore che è difficile concentrarsi sul lavoro. Ah, so cosa intendi. Sono andata in viaggio d'affari in Giappone e tutto quello a cui riuscivo a pensare era il sushi. A proposito di cibo, hai provato il famoso piatto singaporiano, il granchio al peperoncino? No, non l'ho fatto. È buono? È incredibile. Devi provarlo mentre siamo lì. Ok, lo farò. Ma dobbiamo assicurarci di non esagerare e di non addormentarci durante le riunioni. Ottima osservazione. Dovremo trovare il perfetto equilibrio tra lavoro e gioco. E magari fai qualche giro turistico nel frattempo. Sì, sicuramente. Ho sentito che il Singapore Flyer è assolutamente da vedere. D'accordo. Sfruttiamo al massimo il nostro viaggio di lavoro e divertiamoci anche un po'. Lezione 208. Anguria. Ehi Anna, ti piace l'anguria? Sì, adoro l'anguria. È uno dei miei frutti preferiti. Perché me lo chiedi? Beh, prima sono stato al supermercato e ho visto l'anguria più grande che abbia mai visto in vita mia. Davvero? Quanto era grande? Era così grande che ho dovuto usare un carrello della spesa solo per trasportarlo. Ah, è divertente. Avresti dovuto fare una foto. L'ho fatto. Ma poi ho fatto cadere accidentalmente il telefono nell'anguria. Oh no. Il tuo telefono è a posto? Sì, va bene. Ma ora profuma di anguria. Beh, almeno ha un buon profumo. Forse puoi venderlo come nuova fragranza per telefono. Ah, è un'ottima idea. Dovrò pubblicizzarlo come profumo di telefono all'anguria. Potresti aver appena trovato la tua nuova impresa imprenditoriale. Chi sapeva che far cadere il mio telefono in un cocomero avrebbe portato a una nuova carriera? Le possibilità sono infinite, John. Tutto grazie a quell'anguria gigante. Sì, facciamo crescere una fetta di anguria verso nuovi inizi. Lezione 209. La batteria della mia fotocamera è scarica. Ehi Anna, hai delle batterie extra per una fotocamera? Scusa, John. Non ho batterie aggiuntive per fotocamere. Oh no. La batteria della mia fotocamera è scarica e speravo di poter scattare qualche foto oggi.
Bene, puoi sempre usare invece la fotocamera del tuo telefono. Immagino sia un'opzione, ma non è la stessa cosa che usare una vera fotocamera. Ah, so cosa intendi. Ma forse puoi considerarla una sfida. Vedi se riesci a scattare foto straordinarie con il tuo telefono. Questo è un buon punto. Forse posso sfruttare questa opportunità per spingermi oltre i miei limiti creativi. Esattamente. E chissà, potresti persino sorprenderti con ciò che puoi catturare sul tuo telefono. Hai ragione. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. Vediamo che tipo di magia possiamo realizzare con la fotocamera del mio telefono. Questo è lo spirito, John. Diamo libero sfogo alla tua creatività. Lezione 210. Sei mai stato in quel parco? Ehi Anna, sei mai stata in quel parco dall'altra parte della città? Di che parco stai parlando? Quella con la grande fontana al centro e le simpatiche anatre che nuotano. Oh, quello lo conosco. Sì, ci sono stato un paio di volte. È un parco così bello. Adoro la sensazione di serenità. Sì, è sicuramente un ottimo posto per rilassarsi e godersi la natura. E hai visto quegli scoiattoli correre in giro a rubare merendine alla gente? Ah, sì. Sono così maliziosi. Una volta ho visto uno scoiattolo rubare un intero sacchetto di popcorn a un bambino. È esilarante. Quegli scoiattoli sanno sicuramente come vivere al meglio in quel parco. Sicuramente lo fanno. E a proposito di vivere al meglio la nostra vita, perché non organizziamo un picnic in quel parco questo fine settimana? Ottima idea, Anna. Possiamo portare degli snack per noi e guardare gli scoiattoli rubare snack ad altre persone. Ah, sembra un piano. Facciamolo. Lezione 211. Anello con diamanti. Ehi Anna, hai visto quel nuovo anello di diamanti che ho comprato per la mia ragazza? No, non l'ho fatto. Posso vederlo? Certo, dai un'occhiata. John tira fuori l'anello e lo mostra ad Anna. Wow, è un bellissimo anello. La tua ragazza è una donna fortunata. Grazie, spero che le piaccia. Ho risparmiato per mesi per potermelo permettere. Sono sicuro che le piacerà. Ma sai come si dice, i diamanti sono i migliori amici delle donne. Sì, ma che dire del migliore amico di un uomo? Questa è una domanda difficile. Forse un bell'orologio o un'auto elegante? Ah, sono buone scelte. Ma penso che resterò fedele al mio fidato cane come migliore amico. Auiu, è dolce. I cani sono davvero i migliori amici dell'uomo. Sicuramente lo sono. E chi ha bisogno dei diamanti quando si ha l'amore incondizionato di un amico peloso? Verissimo, John. Ma non dimenticare di regalare anche quell'anello alla tua ragazza.
Oh oh, non lo dimenticherò. Grazie per il promemoria, Anna. Lezione 212. Diversi tipi di cani. Ehi Anna, hai mai visto un corgi prima? Sono i cagnolini più carini. Sì, li ho visti. Ma hai mai sentito parlare di un alano? Quei cani sono enormi. Certo che ne ho sentito parlare. Ma siamo sinceri, i corgi sono molto più carini. Questo non lo so. Gli alani possono essere altrettanto carini, solo in un modo diverso. Ma può un alano muoversi un po' il sedere quando è eccitato? Beh, no. Ma possono darti un bacio sciatto con le loro enormi lingue. Che schifo, no grazie. Mi limiterò alla lingua mignola del corgi. Ma che dire di un husky? Quei cani sono così maestosi con i loro bellissimi occhi azzurri e la folta pelliccia. Devo ammetterlo, gli husky sono piuttosto fighi. Ma hanno perso così tanto. Sì, è vero. Ma compensano con la loro personalità amichevole. Suppongo sia un giusto compromesso. Ma continuo a pensare che i corgi siano i migliori. Beh, possiamo concordare di non essere d'accordo su questo punto, John. Ma almeno possiamo entrambi apprezzare quanto siano fantastici i cani. Lezione 213. La lavatrice non funziona. Ehi Anna, penso che la mia lavatrice sia rotta. Oh no, cos'è successo? Beh, mi sono messo i vestiti e l'ho acceso, ma non è successo niente. Ti sei assicurato che fosse collegato? Sì, l'ho È controllato. strano. E ho anche provato Forse a c'è scollegarlo qualcosa e bloccato nella ricollegarlo, ma ancora macchina? niente. Non credo. Ieri funzionava bene. Forse è solo stanco e ha bisogno di un pisolino. Ah, non credo che le lavatrici funzionino così, John. Beh, vale la pena provare. Forse se lo copro con una coperta accogliente e gli do un cuscino, ricomincerà a funzionare. Non credo che funzioni così, John. Forse dovresti chiamare un riparatore per dare un'occhiata. Sì, probabilmente hai ragione. Ma riesci a immaginare se abbia funzionato davvero dopo aver fatto un pisolino? Sarei un sussurratore in lavatrice. Ah, non credo che succederà. Ma credo valga la pena provarci. Lezione 214. Scrivere un saggio che parli del migliore amico. Ehi Anna, devo scrivere un saggio per la scuola sulla mia migliore amica. Hai qualche consiglio? Certo. Per prima cosa, assicurati di parlare di tutte le cose che ami del tuo amico. Cosa li rende speciali per te? Beh, il mio migliore amico è sempre lì per me quando ne ho bisogno. E sono sempre pronti a divertirsi, qualunque cosa accada. È fantastico. Puoi anche parlare di alcuni dei ricordi divertenti che avete insieme. Sì, abbiamo avuto delle avventure piuttosto selvagge. Come quella volta che abbiamo provato ad arrampicarci su quell'albero e siamo rimasti bloccati. Oh, questa è una buona idea.
Assicurati di includere anche alcuni dettagli sulla personalità del tuo amico. Cosa li rende unici? Beh, il mio amico ha un grande senso dell'umorismo e riesce sempre a farmi ridere. E sono anche super leali e affidabili. Queste sono tutte ottime cose da includere nel tuo saggio. Assicurati solo di non esagerare con i complimenti. Non vuoi che sembri che tu stia esagerando. Ottima osservazione. Non voglio che sembri innamorata del mio migliore amico o altro. Ah, decisamente no. Ma è chiaro che hai una grande amicizia e sono sicuro che il tuo saggio lo rifletterà. Lezione 215. Mangiare cibi più sani. Ehi Anna, sto cercando di diventare più sano mangiando cibi più sani. Hai qualche suggerimento? Assolutamente. Per prima cosa, prova a incorporare più frutta e verdura nella tua dieta. Sono ricchi di vitamine e sostanze nutritive. Sì, ho provato a mangiare più insalate, ma non sono buone come un hamburger succoso. Ah, so cosa intendi. Ma ci sono anche modi per rendere deliziosi i cibi sani. Hai provato ad aggiungere erbe o spezie alle tue insalate? Non l'ho fatto. Cosa mi consigliate? Beh, potresti provare ad aggiungere del basilico fresco o del coriandolo. Oppure cospargi di paprika o cumino per un sapore in più. È un'ottima idea. Cos'altro? Un'altra cosa che potresti provare è preparare i tuoi frullati. Puoi aggiungere degli spinaci o del cavolo nero per aggiungere alcuni nutrienti e hanno comunque un ottimo sapore. Sembra davvero una buona idea. Che ne dici degli snack? Invece di prendere un sacchetto di patatine, prova a fare uno spuntino con verdure o frutta crude. Le carote e i bastoncini di sedano con hummus o le fette di mela con burro di arachidi sono entrambe ottime opzioni. Sembrano tutte ottime idee. Grazie, Anna. Forse riuscirò a resistere a quel succoso hamburger, dopo tutto. Lezione 216. Inchiostro da stampa insufficiente. Anna, sai cosa fare quando la stampante finisce l'inchiostro? Ho un documento che devo stampare con urgenza, ma l'inchiostro si sta esaurendo. Ah, questo è frustrante. Hai provato a scuotere leggermente la cartuccia d'inchiostro per vedere se riesci a ricavarne un po' più di inchiostro? Non l'ho ancora provato. Forse ci proverò. Puoi anche provare a modificare le impostazioni della stampante in modalità bozza. Ciò consumerà meno inchiostro e potrebbe farlo durare un po' più a lungo. È una buona idea, grazie. Ma cosa succede se niente di tutto ciò funziona e non riesco ancora a stampare il mio documento? Beh, puoi sempre provare a scriverlo a mano. Ti ricordi carta e matite? Ah, molto divertente. Devo stamparlo per una presentazione professionale. Ok, ok, scherzo. Puoi sempre provare ad andare in una tipografia o usare la stampante di un amico se non riesci a far funzionare la tua. Sì, questo è un buon punto.
Vedo se riesco a trovare una tipografia nelle vicinanze. Grazie per i suggerimenti, Anna. Nessun problema, John. Buona fortuna con la tua emergenza di stampa. Lezione 217. Prenotazione di biglietti per le vacanze. Anna, stavo pensando di prenotare i biglietti per le nostre vacanze del mese prossimo. Hai qualche idea su dove dovremmo andare? Oh, sono così emozionata. Dove stavi pensando? Beh, stavo pensando a una vacanza al mare in un posto caldo e tropicale. Cosa ne pensi? Sembra perfetto. Che ne dici delle Hawaii o dei Caraibi? Queste sono ottime opzioni, ma possono essere un po' costose. Forse dovremmo prendere in considerazione un posto più economico. Ok, e il Messico o il Costa Rica? Entrambi hanno bellissime spiagge e ottimo cibo. È un'ottima idea. Fammi controllare i prezzi dei voli e degli hotel. Grazie. John. Oh no! I prezzi dei voli sono aumentati di $200 dall'ultima volta che ho effettuato il check-in. Oh no, non va bene. Forse avremmo dovuto prenotare prima. Sì, hai ragione. Ora dovremo pagare di più o accontentarci di una location diversa. Oppure potremmo sempre fare un viaggio in auto. Potrebbe essere altrettanto divertente e più conveniente. In realtà non è una cattiva idea. Potremmo mettere in valigia un frigorifero con cibo e bevande e partire all'aperto. Vedi, c'è sempre un lato positivo. Pianifichiamo invece l'ultimo viaggio in auto. Hai ragione, Anna. A volte l'imprevisto si rivela ancora migliore. Lezione 218. I biglietti per i concerti sono molto costosi. Anna, hai visto il prezzo dei biglietti per quel concerto a cui avevamo intenzione di andare? Sì, l'ho fatto. Sono così costosi. Lo so, giusto? Ma voglio comunque andare. Anch'io. Forse potremmo risparmiare mangiando ramen noodles per il prossimo mese. Ah, non so se riuscirei a sopravvivere solo con spaghetti ramen. Ma potremmo sicuramente ridurre alcune altre spese per farlo funzionare. Oppure potremmo provare a entrare di nascosto dalla porta posteriore. Non credo sia una buona idea, Anna. Non vogliamo essere espulsi prima ancora che il concerto cominci. Ok, ok, hai ragione. Ma potremmo sempre provare a corrompere la guardia di sicurezza con un sacchetto di ramen. Non credo che funzioni così, Anna. Va bene, va bene. Non ci resta che risucchiare e pagare il caro prezzo dei biglietti. Ne varrà la pena per l'esperienza. D'accordo. Non capita tutti i giorni di vedere la nostra band preferita esibirsi dal vivo. Sì, e avremo una bella storia da raccontare su come siamo sopravvissuti mangiando ramen noodles solo per vedere il concerto. Ah, mi piace il tuo modo di pensare, Anna. Facciamolo.
Lezione 219. Guarire da un raffreddore. Anna, ti senti meglio? Ho sentito che avevi il raffreddore. Sì, mi sento molto meglio ora, grazie per averlo chiesto. Sto prendendo tutti i tipi di rimedi per liberarmene. Tipo cosa? Beh, ho bevuto molto tè con miele e limone, e ho preso compresse di vitamina C. Ah, i rimedi classici. Hai provato la zuppa di pollo? Certo. Mia madre lo giura sempre. Ma ad essere onesti, sono un po' stanco. Ti sento. Che ne dici di un po' di cibo piccante? Potrebbe aiutarti a pulire i seni paranasali. È un'idea interessante. Ma non voglio finire con il bruciore di stomaco oltre al raffreddore. Giusto. Forse dovresti provare del tè allo zenzero o un toddy caldo. Oh, mi piace il suono di un toddy sexy. Cosa c'è dentro? È un mix di whisky, miele, limone e acqua calda. Dovrebbe aiutarti a dormire e calmarti la gola. Sembra proprio quello di cui ho bisogno. Ma non sono sicuro che dovrei bere whisky mentre mi sto ancora riprendendo. Ottima osservazione. Forse potremmo fare una versione analcolica con solo miele, limone e acqua calda. Ottima idea, John. E possiamo ancora far finta di essere adulti sofisticati che bevono cioccolatini caldi. Ah, esattamente. Chi ha bisogno dell'alcol quando si beve una bella bevanda calda per scaldarsi? Grazie per il suggerimento, John. Penso di essere sulla buona strada della guarigione. Lezione 220. Bere meno alcol. Anna, ho deciso che devo ridurre il consumo di alcol. Davvero? Perché, John? Beh, ho bevuto un po' troppo lo scorso fine settimana e ho finito per fare un headstand sulla pista da ballo. Wow, vorrei essere stato lì per vederlo. No, non lo fai. È stato piuttosto imbarazzante. E ho capito che devo iniziare a bere meno. Probabilmente è una buona idea. Allora, qual è il tuo piano? Sto pensando di passare alla birra analcolica. Birra analcolica? Ma sa di birra annacquata. Sì, ma ha ancora quel sapore di birra senza alcol. Non lo so, John. Penso che faresti meglio a eliminare del tutto la birra. Forse hai ragione. Cosa devo bere invece? Che ne dici di un bel bicchiere d'acqua o del succo di frutta? Succo di frutta? È troppo salutare per me. Beh, forse potresti provare un mocktail, un fantastico cocktail analcolico. Sembra una buona idea. Posso ancora bere qualcosa senza alcol. Esattamente. E chissà,
Potresti persino iniziare una nuova tendenza tra i tuoi amici. La tendenza alla sobrietà? Mi piace il suono che suona. Benvenuto a iscriverti al nostro canale. Inoltre, supportiamo più lingue dagli altri nostri canali.